Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi voglio rispondere a una domanda che mi avete fatto in diversi e che riguarda la differenza tra condizionamento e addestramento. Circa un annetto fa sono andato a un evento in cui c'era un veterinario che presentava alcune cose, parlava di alcuni concetti, biomeccanica, bla bla bla, che a un certo punto gli è stato fatto una domanda. Non gliel'ho fatta io, gliel'ha fatta un'altra persona che era nella sala lì, insomma, con me. La domanda era: che differenza c'è fra condizionamento e addestramento? E questo veterinario ha risposto dicendo: condizionamento è qualcosa di negativo perché si costringe il cavallo a fare qualcosa, addestramento invece è qualcosa di naturale in cui si porta il cavallo a fare qualcosa in maniera più, diciamo, soft. E purtroppo è sbagliato, cioè proprio non ci incastra assolutamente nulla. Questa è la riprova che non è che perché una cosa dice un veterinario è corretta. Okay? Imparate a pensare con la vostra testa e a documentarvi anche. Poi ovviamente ci sono gli specialisti, sono specialisti ovviamente veterinari, sono anche specialisti sulle loro materie, e sulle loro materie sicuramente, insomma, sono bravi, però poi quando si esce fuori da lì, quando si entra nel comportamento del cavallo e tutta quella roba là, cos'è che ti prude, Eros? Ma non c'è niente, ti avrà pinzato qualcosa. Oh. Sei a posto? Posso continuare il video? Mettiti qua al tuo posto, pedolino. Dai. Quindi ripeto, comportamentalista è uno specialista, il veterinario si occupa di altro, quindi anche quando vengono fatte certe affermazioni, prendiamone le distanze, perché non è come diceva questa persona. E molti di quelli che mi seguono, so anche che hanno fatto scuole specialistiche in questo, le sanno questa roba qua. Però comunque per fare chiarezza voglio entrare un pochino più nel merito. Poi ovviamente nei commenti, se qualcuno di voi che è specializzato su questi argomenti vuole aggiungere il suo, ben venga, ne sarò contento. Cercherò di semplificare al massimo, quindi non me ne vogliano se magari i miei termini saranno un pochino più terra. Fondamentalmente quando si parla di condizionamento e quando si parla di addestramento si dice la stessa cosa, cioè l'addestramento è il processo che porta al condizionamento, è la ripetizione di una serie di azioni che fanno sì che poi il cavallo agisca in una determinata maniera, ma diciamo questo si può applicare un po' a tutto. Sicuramente molti di voi si ricorderanno degli esperimenti di Pavlov in cui praticamente veniva stimolato la salivazione di un cane con il campanello. Eros, per favore, voglio che tu stai di qua, non di là, con il suono di un campanello. Praticamente, sì, se no non mi vedano, stai lì. Praticamente c'era Pavlov stava facendo un'altra cosa, una ricerca sulle ghiandole salivali del cane, e si accorse che ogni volta che il cane vedeva il suo inserviente arrivare con il cibo, il cane iniziava a salivare. Allora decise di sostituire questo stimolo visivo, okay, con uno stimolo sonoro, cioè il campanello. E si accorse che a questa maniera, ripetendo un po' di volte l'esperimento, si accorse che semplicemente con il suono di questo campanello il cavallo iniziava a salivare. Cos'è che aveva fatto? Aveva fatto una sostituzione, cioè aveva sostituito uno stimolo, diciamo, aveva sostituito un comportamento, qualcosa di scritto nel DNA, quindi stimolo visivo, salivazione, con qualcosa invece di artificiale. Quindi aveva condizionato il comportamento dell'animale, in questo caso il cane, sostituendo un grilletto, un innesco che è presente nel DNA con qualcosa di esterno. In questo caso aveva sostituito lo stimolo visivo con lo stimolo sonoro. In questo caso si parla di condizionamento classico.
Nel condizionamento invece che viene utilizzato normalmente nell'addestramento degli animali, quindi per esempio del cavallo, okay, si parla di condizionamento operante, che fu sviluppato e diciamo definito invece da Skinner qualche anno dopo. In cosa si differenzia il condizionamento operante? Il condizionamento operante, lo dice un po' la parola stessa, si differenzia dal condizionamento classico perché è, diciamo, una procedura per modificare il comportamento dell'animale in funzione di un processo che si basa fondamentalmente sul rinforzo positivo e il rinforzo negativo. Quindi io cercherò di premiare l'animale creando una situazione migliore, più comoda, o dando dei premi o semplicemente togliendo del fastidio quando compie l'azione corretta. Okay? Alla fine cos'è che ottengo? Ottengo sempre un condizionamento, quindi l'addestramento è un processo che porta al condizionamento. Quando si sente dire no, ma il condizionamento non va bene, si sente dire una sciocchezza, ok? Perché di fatto il condizionamento è ciò che ci permette anche a noi di rispondere in una frazione di secondo, veramente si parla di manciate di millisecondi, a degli stimoli in una maniera corretta, in una maniera diciamo studiata a tavolino, in modo tale che non si commettano errori. Una fra tutti mi viene in mente l'addestramento che noi facciamo a furia di guidare la macchina, che ci porta a un condizionamento, in questo caso condizionamento operante, che fa sì che noi riusciamo a premere il freno veramente in qualche decina di millisecondi, quando ad esempio ci attraversa un animale davanti. E noi veramente una manciata di millisecondi scaliamo la marcia, pigiamo sul freno, sterziamo e via, senza pensarci. Quindi cosa significa questo? Significa che il condizionamento è cattivo, l'addestramento è buono? No, non è così. L'addestramento è un processo che porta al condizionamento. Il condizionamento è una buona cosa. Per esempio nell'addestramento militare, chi di voi ha fatto militare lo sa, si tende a far ripetere mille volte gli stessi movimenti, le stesse cose, in modo tale che poi dopo il soldato in certe situazioni non debba pensare a cosa fare, perché il suo corpo, cioè il suo addestramento muscolare, lo fa in automatico. E questo gli permette di salvarsi o di salvare i suoi compagni. Questo si applica in tutte le condizioni, in qualsiasi tipo di addestramento che noi facciamo. Quindi si sta parlando di condizionamento operante, per questo che non c'è differenza fra addestramento e condizionamento, cioè la differenza è che l'addestramento porta poi al condizionamento. L'addestramento lo posso fare in tante maniere. Nell'equitazione naturale cerchiamo di farlo in una maniera che sia il più possibile naturale. Cosa significa il più possibile naturale? Che non voglio creare delle intimidazioni o delle costrizioni eccessive. Perché dico eccessive? Perché qualcosa devi creare comunque. Cioè, se te vuoi la sicurezza che il cavallo risponda a un determinato stimolo in maniera certa, bisogna che tu faccia un addestramento ripetuto nel tempo, un certo numero di volte, e deve portare il cavallo a pensare che l'unica maniera di comportarsi in una determinata situazione sia quella. Faccio un esempio per chiarire un po' il concetto. Io non posso limitarmi ad affidarmi al libero arbitrio del cavallo per la risposta alla mia gamba quando appoggio, ad esempio, quando sono in sella, appoggio la mia gamba per chiedergli di andare di lato, ok? Perché non posso diciamo, appoggiarmi al libero arbitrio? Perché il libero arbitrio potrebbe essere che il cavallo quel giorno lì non lo vuole fare. Il libero arbitrio, per intendersi, è: io vado dal mio cavallo, lo chiamo, quando entro nel paddock lo chiamo, il cavallo può venire o non venire. Magari viene, magari no, quello è il libero arbitrio. Uso il rinforzo positivo, gli do una carota quando viene? Certo, però se quel giorno lì magari questo cavallo è un cavallo intero e dalla parte là della recinzione c'è una femmina in calore, è possibile che della carota gliene freghi veramente il giusto e quindi non viene.
Questa è una situazione che io non mi posso permettere al momento che decido di guidare il mio cavallo o di fare determinati compiti con il mio cavallo e sono sul mio cavallo e gli chiedo di fare qualsiasi cosa, di andare a destra, di andare a sinistra, di muoversi in un senso, in un altro, di spostarsi, devo aprire un cancello, devo bloccare un vitello che vuole passare, devo fare qualsiasi cosa, sto addestrando un altro cavallo, qualsiasi cosa che desidero fare. E c'è, non c'è niente. Bisogna che abbia la certezza che il cavallo lo farà quando io glielo chiedo. Se io chiedo al mio cavallo di spostarsi, adesso per esempio, io chiedo al mio cavallo di spostarsi, io devo avere la certezza che si sposti, ok? Ora non guardiamo in questo contesto che anche se non si spostava non era una situazione di vita o di morte, però in certe situazioni potrebbero essere. Mi viene in mente, sono su stradelle di montagna con un burrone da una parte, il mio cavallo si sposta un po', io appoggio la gamba perché voglio che si metta un pochino più a monte e questo ci va contro la gamba. Sono situazioni che non posso accettare e quindi bisogna che attraverso un addestramento porti il cavallo a un condizionamento che faccia sì che lui risponda in maniera automatica. Non posso fare diversamente, metterei a rischio me, il mio cavallo e magari anche le persone che ho intorno. Questo comportamento qui, guardate, io appoggio 2 dita sulla testa del mio cavallo, aspetto un attimo e il mio cavallo va giù. Questo è un comportamento acquisito, questo è un condizionamento, perché qualsiasi cavallo che prendete, nel 99,9% dei casi, se non è addestrato, un cavallo sdomo, sto parlando, un cavallo che non ha nessun tipo di competenza, se io metto la mano qua sopra, mi ci va contro. Se io chiedo al mio cavallo di andare indietro mettendo la mano sul naso, mi ci va contro, sul petto, mi ci va contro. Perché? Perché c'è un riflesso d'opposizione importante quando io tocco il mio cavallo, perché nel loro DNA c'è scritto esattamente l'opposto. Okay? C'è scritto quando io metto pressione vai contro la pressione, nel loro DNA c'è scritto così. Quindi se io non applico un addestramento che porta a un condizionamento in questo caso inverso, cioè vai via dalla mia pressione, non posso arrivare a quel risultato lì. E quindi io poi quando sono in sella e chiederò qualcosa, anche semplicemente spostare a destra o a sinistra la testa del cavallo perché voglio cambiare direzione, e ovviamente, perché sennò poi dopo nei commenti mi ci scrivete ma non si fa solo con la redine, sì, anche il corpo gli dirà di andare, ma sto facendo sempre pressione, quindi io gli dico di andare a destra con la redine, con il mio corpo, con la mia gamba, che spingono da una parte, ma non è che spingono nel vero senso della parola, danno un segnale. Come io adesso non ho spinto, io ho dato un segnale al mio cavallo che a un certo punto lui ha interpretato e ha detto ah, vuole che vada giù con la testa, ok? Ma questo ci si arriva attraverso un condizionamento operante. Andate a leggere i trattati di Skinner. Quindi, ancora una volta, per concludere questo video, condizionamento è cattivo, addestramento è buono? No, è la stessa identica cosa, o meglio, l'addestramento è il processo che porta al condizionamento. Il condizionamento non è il male assoluto, il condizionamento è quello che ci permette di avere sicuramente, o almeno con un'ottima probabilità, una risposta che abbiamo insegnato, quindi adeguata a quello che noi abbiamo richiesto. Se io non ho questo nel cavallo, non ho la sicurezza che lui esegua i miei comandi. Quando a volte sento dire io insegno al mio cavallo in libertà, non si può insegnare in libertà a un cavallo, perché le condizioni per il quale io possa insegnare qualcosa al mio cavallo mi impongono a restringere al massimo le risposte che lui mi può dare. E se io ho il mio cavallo in libertà, salvo in rare situazioni, è difficile che gli possa impedire tante risposte. Cioè lui ha a disposizione 100 risposte da darmi e magari solamente una di queste è quella che desidero io. Ecco perché si inizia con la lunghina, in modo che da 100 risposte che lui mi può dare, magari lo limita a 3 risposte che mi può dare, e di queste 3 una sarà quella giusta. E quindi potrò insegnare più facilmente, potrò evitare che lui vada in confusione perché non riesco a trasmettergli il messaggio che desidero. Poi è chiaro,
Nel caso particolare del lavoro in libertà è diverso se io lavoro in un tondino di 15 metri o in un campo aperto di 3 ettari. È ovvio, si complica enormemente la cosa, però si parte sempre dal lavorare online per poi dopo andare in liberty. Pensate a quando voi vi portate dietro un cavallo, anche quello è un processo dato da un addestramento, è un condizionamento dato da un addestramento. Voi vi portate dietro il cavallo vi segue perché gli è stato insegnato a seguirvi. Se voi prendete ancora una volta l'esempio del puledro, il puledro non vi viene dietro. Se qualcuno di voi ha messo la capezza e la lunghina la prima volta a un puledro, sa che non è che vi girate e andate via, il cavallo vi viene dietro. Quello è un processo che deve essere insegnato, quindi c'è un processo di addestramento che porta a un condizionamento. Quindi quando a volte sento dire no, ma non si deve parlare di condizionamento, si deve parlare di rendere competente il cavallo, sono sciocchezze, si sta ragionando del nulla più assoluto. Cioè è chiaro che io rendo sempre via via più competente il mio cavallo attraverso l'addestramento e lui, siccome non è una macchina, mette insieme nel suo mosaico, nella sua testa, mette insieme più insegnamenti e riesce poi a darmi delle risposte anche su stimoli che non avevo dato mai in precedenza. Cioè si dice che diventa più esperto nell'apprendere e nel trovare soluzioni, quindi mi può dare delle soluzioni giuste già anche solo la prima volta che gliele chiedo poi, no? Cioè per esempio, l'esempio classico di Eros, che lui ormai diciamo è parecchio avanti nel suo addestramento, posso anche permettermi di insegnargli qualche cosa direttamente in liberty. Non ho più bisogno spesso di passare dall'online, a volte sì, ma spesso no. Perché? Perché ormai c'ha talmente tanti segnali dentro, talmente tanti condizionamenti, talmente la capacità di riconoscere talmente tanti comandi, che posso, mettendo insieme questi comandi, anche insegnargli qualche cosa che prima non esisteva. Però si sta parlando di una situazione appunto in cui il cavallo è stato reso più competente, ma è sempre attraverso il condizionamento che abbiamo messo i piccoli mattoncini Lego che ci permettono poi di ottenere la risposta in più, quella che non esisteva prima. Quindi se avete dei commenti su questo argomento qua, scriveteli qui sotto, mi piacerebbe sapere soprattutto se ho risposto alle vostre domande, perché mi avete scritto in diversi per chiedermi questa cosa qua, e vedete, anche questo è un condizionamento, ok? Non è che prendo un cavallo e lo fa, sì, lo fa, però magari non basta che faccia così, devo andare molto più su, devo magari anche toccarlo. Però la differenza è che in questo caso io sto adoperando un altro linguaggio, ok? E senza toccare, il chiedere di spostarsi senza toccare è qualcosa che c'è dentro il loro DNA. Loro nascono già con quell'informazione lì nella testa. Mentre andare via alla pressione è qualcosa che invece non c'è nel loro DNA, e quello ci va messo. Vi ricordo ancora che se voi volete approfondire c'è la possibilità di iscrivervi agli abbonamenti online, sia qui su YouTube che su il nostro sito internet matteonihorsemanship.club. Potete entrare dentro, avete gli abbonamenti e avete anche una sezione di corsi online. In questo momento ce ne sono due, uno sull'alimentazione e uno su tutto quello che riguarda la bocca del cavallo e cosa comporta a livello anche prestazionale avere una bocca in ordine. Presto ne arriverà un altro sulla biomeccanica e poi chissà, in futuro sicuramente porteremo anche altri corsi che stiamo definendo con altri specialisti. Per il resto mi sembra di aver detto tutto. Se vi interessano dei corsi di persona con me, andate sul calendario, ci sono un sacco di corsi da qui fino a novembre, praticamente tutti i fine settimana sono in giro per l'Italia, magari in un'occasione sono anche vicino a casa vostra e potete venirci a trovare e magari insomma con il vostro cavallo a partecipare al corso. Grazie di tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.